Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Oggi torniamo in Cina e prepariamo una ricetta veramente originale, i baozi, o bao semplicemente, dei panini al vapore farciti di carne e verdure. La ricetta di oggi è particolarmente interessante e originale perché non faremo dei semplici baozi, ma faremo dei panini al vapore a forma di animale. Ve lo devo dire subito, non è una ricetta facilissima, è un po' tecnica, un po' lunga. Ci sono dei momenti di attesa e ci servirà anche un po' di pazienza e di manualità per riuscire a formare i nostri panini a forma di animale. In ogni caso vado a elencarvi tutti gli ingredienti e poi ci mettiamo a lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per il ripieno avremo bisogno di 350 g di manzo e maiale macinati, 80 g di funghi shiitake a cubetti, una carota a cubetti, una cipolla a cubetti, 3 cucchiai di panko, 2 cucchiai di zenzero tritato, 3 spicchi d'aglio tritati, 2 cucchiai di salsa di soia, 2 cucchiai di vino di Xiangsheng, un cucchiaio di salsa di soia scura, 2 cucchiai di burro fuso, un cucchiaio di salsa d'ostriche, un cucchiaino di olio di sesamo, sale e pepe quanto basta. Per il primo impasto avremo bisogno di 150 g di farina, 40 ml d'acqua, 100 g di zucchero, un cucchiaino di sale, 2 cucchiaini di lievito chimico, 25 g di burro, 50 ml d'olio di semi, colorante alimentare rosa, colorante alimentare nero, grani di sesamo nero e un goccio di aceto. Per il secondo impasto avremo bisogno di 375 g di farina, 200 ml d'acqua, 2 cucchiai di zucchero, un cucchiaio di lievito di birra secco. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la nostra ricetta che divideremo in 5 fasi. La preparazione del ripieno, la preparazione del primo impasto, la preparazione del secondo impasto, la preparazione dei bao e infine la cottura dei bao. Prepariamo il ripieno. Scaldiamo una larga padella e aggiungiamoci il goccio d'olio. Aggiungiamo lo zenzero tritato e l'aglio tritato. Mescolando facciamo soffriggere un minuto. Aggiungere quindi la cipolla, i funghi shiitake e la carota. Mescolando bene cuciniamo per qualche minuto. A metà cottura aggiungere sale e pepe. Dopo 5 minuti, a cottura ultimata, togliamo la padella dal fuoco e facciamo raffreddare i nostri ingredienti. In una larga bacinella aggiungiamo la nostra carne macinata, le verdure raffreddate, il panko, il vino di Xiangsheng, la salsa di soia scura, la salsa di soia, l'olio di sesamo, la salsa d'ostriche e il burro fuso. Con le mani mescoliamo bene tutti gli ingredienti. Aggiungiamo sale e pepe e sempre con le mani amalgamiamo il tutto. Una volta il composto ben mescolato, copriamo con pellicola alimentare e facciamo riposare in frigo per almeno 2 ore. Prepariamo il primo impasto. Aggiungiamo l'acqua calda in una bacinella. Aggiungiamo lo zucchero e il lievito di birra secco. Facciamo riposare per 5 minuti. In una bacinella capiente setacciamo la farina, facciamo un buco in mezzo e aggiungiamo piano piano, mescolando, il nostro composto acqua, lievito di birra, zucchero. Una volta che la farina comincia a assorbire bene l'acqua, cominciamo a impastare con le mani. Una volta formatasi la palla d'impasto, trasferiamola sul piano di lavoro e cominciamo a lavorarla energicamente con le mani. Continuiamo a impastare per circa 10-15 minuti. Una volta il nostro impasto ben elastico, formiamo una palla, mettiamola in una bacinella, copriamola con della pellicola alimentare e lasciamola riposare almeno per un'ora. Prepariamo il secondo impasto. Aggiungiamo in una bacinella l'acqua, lo zucchero, il sale e mescoliamo bene per diluire. In una bacinella a parte setacciamo la farina e il lievito chimico. Facciamo un buco in mezzo e aggiungiamo il nostro liquido. Mescoliamo bene, all'inizio con un cucchiaio e poi con le mani. Una volta l'impasto legato, formiamo una palla e lasciamola riposare per qualche minuto. Nel frattempo tagliamo dei quadratini di carta da forno in modo da poterli posizionare sotto ogni bao. Ce ne serviranno 18. Dopo circa un'ora, quando il nostro impasto avrà raddoppiato di volume, togliamolo dalla bacinella, posizioniamolo sul piano di lavoro, aggiungiamo il secondo impasto e mescoliamoli bene insieme. Aggiungiamo il burro e spalmiamolo sulla superficie dell'impasto. Aggiungiamo quindi l'olio e cominciamo a mescolare il tutto. Lavoriamo la massa energicamente per 15 minuti. Una volta che sarà diventata ben elastica,
formiamo una palla, arrotoliamola, tagliamo due pezzi, circa il 25% della massa totale, formiamo una palla con la restante massa, mettiamola in una bacinella, copriamola con pellicola alimentare e lasciamola riposare per 45 minuti. Prendiamo il primo pezzo che abbiamo tagliato, posizioniamolo in una bacinella e aggiungiamo il colorante alimentare rosa. Cominciamo a mescolarlo in modo che prenda il colore. Una volta il nostro impasto ben colorato, formiamo una pallina, copriamola con pellicola alimentare e lasciamola riposare per 45 minuti. Procediamo nello stesso modo con il secondo pezzettino di pasta. Aggiungiamo il colorante nero, mescoliamo bene e quando avrà preso il colore formiamo una piccola palla, copriamola con pellicola alimentare e lasciamola riposare per 45 minuti. Passato questo tempo togliamo la nostra massa non colorata dalla bacinella, stendiamola un poco e tagliamola in 3 parti. Arrotoliamole e tagliamo dei pezzettini di circa 40 grammi. Arrotoliamo ogni pezzettino con il palmo della mano in questo modo, in modo da ottenere delle palline regolari. Una volta formate tutte le palline, copriamole con pellicola alimentare e lasciamole riposare 15 minuti. Passato questo tempo, prendiamo la nostra prima pallina, aggiungiamo un po' di farina e schiacciamola con il palmo della mano. Con l'utilizzo di un piccolo mattarello, stendiamola a disco. Aggiungiamo una cucchiaiata di ripieno all'interno e chiudiamo i vari bordi facendo girare continuamente la pasta. Pizzichiamo infine i bordi per chiudere bene il panino al vapore. Giriamolo e diamogli una forma più tonda possibile. Stendiamo ora la nostra pasta colorata e tagliamola in piccoli pezzettini. Cominciamo a decorare il nostro bao ripieno. Bagniamo con un po' d'acqua la superficie e aggiungiamo il naso. Facciamo dei buchi con uno stuzzicadente per creare le narici. Tagliamo un pezzettino di impasto rosa e con un po' di manualità formiamo le orecchie e attacchiamole con un po' d'acqua. A questo punto posizioniamo 2 grani di sesamo nero al posto degli occhi e il nostro primo bao è pronto per la cottura. Procediamo nello stesso modo con il panda. Posizioniamo le orecchie, gli occhi, il naso e le pupille e il panda è pronto per la cottura. Con un po' di fantasia potremo creare degli altri animali di diverso colore. Cuciniamo i nostri bao, facciamo bollire in una pentola dell'acqua con un goccio di aceto. Aggiungiamo il nostro cestello in bambù con qualche bao ben separato. Copriamo e lasciamo cuocere 10-12 minuti. Passato questo tempo togliamo la pentola dal fuoco e lasciamo riposare per 3 minuti. Togliamo il coperchio e i nostri bao sono pronti ad essere degustati. Ed ecco fatto, finita anche questa simpaticissima ricetta cinese che, come avete visto, non è proprio facilissima. Ci vorrà un po' di tempo per prepararla e anche molta pazienza per formare tutte le varie parti degli animaletti. Oltretutto il risultato non è garantito perché, come avete visto, durante la cottura le varie parti dei panini al vapore possono prendere forme un attimino diverse e non troppo regolari. In ogni caso potete farcirli di quello che volete. Come avete visto io ho fatto manzo, maiale, verdure, ma potete farcirle tranquillamente solamente di pollo o di gamberi o addirittura con delle cose dolci tipo il cioccolato. Se li fate salati vi consiglio di accompagnarli con una salsa piccante oppure una semplice salsa di soia, zenzero e aceto. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gurumeto Asian Food, mettete un piccolo like, condividete, azionate la campanellina e vi aspetto la prossima settimana con una nuova ricetta. Ciao a tutti!